E se vi dicessi che uno degli aerei più strani mai costruiti è anche uno dei più geniali? Un aereo che, a guardarlo, sembra un errore di progettazione, un esperimento bizzarro montato al contrario. Perché, guardatelo, è impossibile non girarsi a fissarlo. Le eliche sono dietro e non davanti. Ha due piccole alette vicino al muso e la coda a forma di T che svetta imponente. Sembra un insetto futuristico, un calabrone, come lo chiamano affettuosamente. Eppure, questo aereo italiano, che sulla carta non dovrebbe nemmeno funzionare, vola quasi alla stessa velocità di alcuni jet privati che costano il triplo, consumando fino al 40% in meno. Questo è il paradosso del Piaggio P180 Avanti. Se lo vedeste parcheggiato di fianco a un jet privato classico, potreste pensare che sia il capriccio di un designer eccentrico. E poi c'è il marchio, Piaggio, che nella testa di tutti fa scattare l'immagine della Vespa, non certo quella di un aereo executive all'avanguardia. Ma la vera domanda, quella che quasi nessuno si pone, è un'altra. Com'è possibile che questo aereo, da molti considerato un fallimento commerciale, sia una delle macchine più strategiche e insostituibili per le nostre forze armate e i corpi di Stato? Se non guardate questo video fino in fondo, vi perderete la parte più incredibile della storia, quella che lega questo strano velivolo alla sicurezza nazionale di un intero paese in modi che non potete immaginare. Per decenni il P180 è rimasto un gioiello tecnologico amato da una nicchia, ma un disastro commerciale. Sembrava destinato a diventare una nota a piedi pagine nella storia, l'ennesimo genio italiano incompreso. Poi, quando tutto sembrava finito, è successo l'incredibile. Questa è una storia di genio, fallimento e una rinascita del tutto inaspettata, guidata da un protagonista che nessuno si sarebbe mai aspettato. E questa non è solo la storia di un aereo, ma è la storia di un'idea talmente rivoluzionaria da essere quasi impossibile da accettare. Prima di smontare questo aereo pezzo per pezzo, però, fermiamoci un istante. Creare contenuti come questo, che vanno a fondo e raccontano storie che meritano di essere ascoltate, richiede una quantità enorme di ricerca e di lavoro. E l'unico modo in cui possiamo continuare a farlo è grazie a voi. Ogni vostro mi piace è un segnale che ci dice di andare avanti. Ogni condivisione porta queste storie a nuove persone e ogni commento alimenta una discussione che arricchisce tutti. E iscrivendovi al canale non solo non vi perderete i prossimi viaggi, ma diventerete parte di una comunità che crede nel potere della conoscenza. È un gesto che a voi costa un secondo, ma che per noi fa tutta la differenza del mondo. Grazie di cuore in anticipo. La genialità del P180 Avanti non sta in un singolo trucco, ma in una sinfonia di soluzioni ingegneristiche che, insieme, creano un risultato straordinario. Per decenni, gli ingegneri aeronautici hanno seguito un mantra: motori a elica davanti, ali al centro, coda dietro. Piaggio invece ha preso questo manuale e lo ha riscritto da zero. Il suo segreto più grande è la configurazione a 3 superfici portanti. È uno dei rarissimi aerei di serie al mondo con questa caratteristica. A differenza di un aereo convenzionale, dove solo l'ala principale solleva e la coda stabilizza spingendo verso il basso, generando quindi una forza contraria, nel P180 quasi tutto lavora per tenerlo su. Le piccole ali anteriori, dette canard, generano portanza. L'ala principale, messa molto più indietro del solito, genera portanza. E persino la fusoliera, con la sua forma particolare, è disegnata per contribuire a circa il 20% della portanza totale dell'aereo. Questo design porta a una conseguenza rivoluzionaria. Visto che anche le altre superfici aiutano a sollevare l'aereo, l'ala principale può essere molto più piccola, con una superficie di circa un terzo inferiore rispetto a un aereo convenzionale di stazza simile. E un'ala più piccola significa meno resistenza aerodinamica, e meno resistenza, con la stessa potenza, vuol dire più velocità e meno consumi. Questo è il primo fondamentale pezzo del puzzle. Il secondo pezzo è ancora più affascinante e riguarda il flusso laminare. Immaginate l'aria che scorre sull'ala. L'ideale è che scorra liscia e ordinata come l'acqua di un fiume tranquillo. Questo è il flusso laminare in poche parole. In realtà però sulla maggior parte degli aerei questo flusso diventa quasi subito turbolento, creando microvortici che fanno da freno. Su un aereo a elica tradizionale parte di questa colpa è del vortice d'aria generato dalle pale, che investono l'aria, sporcando quindi il flusso. Gli ingegneri di Piaggio hanno trovato una soluzione tanto semplice quanto brillante, ovvero spostiamo le eliche dietro l'ala. Così l'ala principale incontra un flusso d'aria perfettamente pulito e indisturbato. Questo permette di mantenere il flusso laminare su una porzione molto più ampia della superficie e, conseguentemente, si ha una drastica riduzione della resistenza e un'efficienza senza pari. E infine, le eliche. Quelle eliche spingenti o pusher non solo risolvono il problema del flusso laminare, ma portano con sé un altro vantaggio pazzesco, ovvero il silenzio in cabina. Essendo montate dietro e lontano dai passeggeri, e con i gas di scarico espulsi verso l'esterno, il rumore e le vibrazioni all'interno sono ridotti a tal punto che i livelli di comfort sono paragonabili a quelli di molti jet leggeri. Le versioni più recenti, le Evo, usano eliche a scimitarra, a 5 pale,
che riducono ulteriormente il rumore esterno. Quindi mettendo insieme i pezzi sono 3 superfici portanti, un'ala piccola e super efficiente, flusso laminare quasi perfetto e motori spingenti. Il risultato è una macchina ibrida, un paradosso che vola. L'Avanti Evo può raggiungere una velocità massima di crociera di 745 km/h, parliamo di 402 nodi, e questa è la velocità di un jet leggero, ma i suoi 2 motori sono dei turboelica, noti per la loro affidabilità e, soprattutto, per i bassi consumi. Il P180 brucia fino a circa il 30-40% in meno di carburante rispetto a un jet con prestazioni simili, ha la velocità del jet e l'efficienza del turboelica. È il meglio di 2 mondi in una categoria a sé stante. Con un design così rivoluzionario e prestazioni così incredibili, uno si aspetterebbe che il P180 fosse diventato un successo mondiale, un simbolo dell'ingegno italiano venduto ovunque. Ma la realtà purtroppo è stata molto diversa. La storia del P180 in Italia è una cronaca amara di occasioni mancate e di una miopia industriale quasi inspiegabile. Nonostante le sue qualità, il mercato non lo capiva. Era troppo strano, troppo diverso. E i clienti, abituati all'idea che aereo di lusso significasse jet, guardavano con sospetto a questo turboelica bizzarro. Le vendite non sono mai decollate come si sperava, e per decenni Piaggio Aerospace ha vissuto un'esistenza precaria, passando da una difficoltà finanziaria all'altra. Negli anni migliori si producevano diverse decine di esemplari, ma dopo la crisi del 2008 la produzione è crollata a pochissime unità all'anno. L'azienda, erede di un nome storico, è finita in amministrazione straordinaria nel 2018, un limbo da cui sembrava impossibile uscire. Ed ecco però il paradosso nel paradosso. Mentre il mercato civile lo snobbava, lo Stato italiano ne aveva capito benissimo il valore. Provate a chiedere a un pilota dell'aeronautica militare, dell'esercito, o della marina, o dei carabinieri, o ancora della Guardia di Finanza, cosa pensa del P180. Per decenni, quest'aereo è stato la spina dorsale del trasporto leggero e delle missioni speciali per le nostre forze armate e corpi dello Stato. Non è un semplice taxi per VIP. L'aeronautica militare lo usa per l'addestramento dei piloti destinati ai grandi aerei plurimotore e per il trasporto, ma ha anche un ruolo cruciale e sconosciuto ai più, quello delle radiomisure. Alcuni esemplari sono laboratori volanti usati per calibrare i radar e le radioassistenze di tutti gli aeroporti italiani, civili e militari. Un compito oscuro ma fondamentale per la sicurezza di chiunque voli nel nostro paese. La sua versatilità, la capacità di usare piste corte e la sua velocità lo rendono prezioso. Lo Stato ci ha sempre creduto, tanto che, anche durante l'amministrazione straordinaria, ha dato un segnale di fiducia enorme. Il Ministero della Difesa ha confermato un importante programma di ammodernamento e acquisto per 15 nuovi P180 Avanti Evo, destinati a sostituire i modelli più vecchi e a potenziare le flotte dell'aeronautica, esercito e marina. Questa situazione era incredibilmente frustrante, perché da un lato un'eccellenza tecnologica usata per compiti critici, dall'altro un'azienda sull'orlo del fallimento. Il genio era riconosciuto, ma non valorizzato. E la storia del P180, sembra finire qui, con un capolavoro incompreso tenuto in vita solo dallo scommesse dello Stato. Questa situazione, così incredibilmente italiana, è proprio il tipo di paradosso che amiamo analizzare non solo qui, ma anche nei nostri approfondimenti quotidiani. E se volete continuare la discussione e non perdervi neanche un aggiornamento, seguiteci sui nostri canali social e visitate il nostro blog. Trovate tutti i link in descrizione. E se le storie di business, finanze e strategie industriali come questa vi affascinano, abbiamo appena lanciato un nuovo canale dedicato proprio a questo, e si chiama Questo lo sai finanza, un luogo dove esploriamo le idee e le decisioni che muovono l'economia mondiale. Dateci un'occhiata, siamo sicuri che vi piacerà. Però torniamo a noi, al nostro P180 Avanti. Quando ogni speranza sembrava persa, è arrivato il colpo di scena. A farsi avanti non è stato il solito fondo di investimento o un gigante dell'aviazione, ma un nome che ha scosso l'industria della difesa globale. Baykar, l'azienda turca, guidata dal carismatico Seljuk Bayraktar, è diventata famosa in tutto il mondo per i suoi droni militari, in particolare il Bayraktar TB2, che ha riscritto le regole della guerra moderna. Cosa c'entra il re dei droni con un produttore di aerei italiani in crisi? L'interesse di Baykar, manifestato con un'offerta concreta verso la fine del 2024, non era affatto casuale. Dove l'industria italiana vedeva un problema, Baykar ha visto un'opportunità unica. Hanno guardato oltre la forma strana e i bilanci rosso, e hanno visto l'essenza del P180, un'architettura aerodinamica incredibilmente efficiente. La proposta di acquisizione di Piaggio Aerospace, che è ora sotto l'attenta supervisione del governo italiano tramite la procedura del Golden Power per proteggere un asset strategico, potrebbe segnare l'inizio di un capitolo completamente nuovo. La visione che Baykar ha presentato è tanto ambiziosa quanto chiara. Il loro piano punterebbe a rilanciare l'azienda trasformando gli stabilimenti di Villanova d'Albenga e Genova in un hub di eccellenza.
L'obiettivo dichiarato è audace, assolutamente, ovvero portare la produzione del P180 dalle poche unità degli ultimi anni a un ritmo di 25-30 aerei all'anno. Una vera e propria rivoluzione. Ma il loro interesse, va oltre. La vera chiave per capire la mossa di Baykar sta nel legame tra il P180 e il loro business principale, i droni. Un aereo veloce, che consuma poco e vola a lungo, è la base perfetta da cui sviluppare un velivolo senza pilota per missioni di sorveglianza e pattugliamento a lungo raggio. E questo progetto, in realtà, esisteva già. Derivato dal P180, il P1HH, Hammerhead, è la sua versione drone, che però ha avuto uno sviluppo travagliato ed è stato di fatto sospeso. Con l'acquisizione di Piaggio, Baykar otterrebbe non solo un prodotto di punta per l'aviazione d'affari, ma anche una piattaforma con un potenziale enorme per sviluppare la prossima generazione di droni, ripartendo proprio dal progetto Hammerhead. È un'ironia quasi poetica. Un'azienda italiana, forse salvata da un'azienda turca che ne ha compreso il potenziale inespresso per trasformare il suo aereo più strano in una delle piattaforme senza pilota più avvincenti sul mercato. La storia del Piaggio P180 ci obbliga quindi a riflettere sull'innovazione e sul destino, a volte beffardo, del genio italiano. Per trovare un'audacia progettuale simile, dobbiamo fare un salto indietro di un secolo, al 1921. Quell'anno, un altro genio italiano, Gianni Caprone, provò a realizzare un sogno impossibile, il Caproni CA-60 transaereo. Era un idrovolante colossale, un mostro con 9 ali, 8 motori e la capacità di portare circa 100 passeggeri attraverso l'Atlantico. Un'idea folle, decenni avanti sul suo tempo. Volò una volta sola, per pochi istanti, prima di schiantarsi sul Lago Maggiore. Il transaereo è il simbolo del sogno visionario che si scontra con la realtà. Un magnifico fallimento, quindi. Il Piaggio P180 è il suo esatto contrario. È il sogno impossibile che ce l'ha fatta. È la prova che quella scintilla di genio controintuitivo non si è mai spenta. Si è trasformata in un prodotto di serie, affidabile e certificato. La sua storia, però, ci insegna una lezione durissima. L'invenzione da sola non basta. Servono visione industriale, capacità commerciale e la forza di credere in un'idea, anche quando il mondo intero ti dice che è troppo strana. Per 40 anni l'Italia ha avuto tra le mani uno degli aerei più efficienti mai costruito, ma non ha saputo o voluto vederne fino in fondo il potenziale. È servito lo sguardo esterno di un'azienda straniera, forgiata in un mercato competitivo come la difesa, per riconoscere il diamante grezzo e scommetterci sopra. E la possibile rinascita del P180 sotto una nuova guida è una grande notizia per l'azienda e i suoi lavoratori, ma è anche un monito per tutti noi. È la storia di un genio incompreso che, forse, ha finalmente trovato chi è in grado di capirlo. Da un design che sembrava un errore a un futuro come piattaforma per droni avanzati. Il viaggio di questo calabrone d'acciaio dimostra che le idee più strane a volte sono solo quelle che il mondo non è ancora pronto a comprendere, fino a quando, finalmente, qualcuno non lo fa. Ma voi cosa ne pensate di questa incredibile storia di genio italiano e rinascita industriale? Conoscete poi altri esempi di innovazioni incomprese che hanno dovuto aspettare decenni per essere apprezzate? Scrivetecelo qui sotto nei commenti, siamo curiosi di leggere le vostre opinioni. E se queste storie di tecnologia, ingegneria e innovazioni vi appassionano, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella, per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle macchine che hanno cambiato, o cambieranno, il nostro mondo. Grazie per avermi seguito fino a qui e alla prossima!